Salve a tutti! E allora andiamo a fare il video del Peugeot 205 Rally. È capitato una testata che ha avuto un problema e prima di andare a fare vedere che cosa è successo sulla testata ho colto l'occasione per fare una prova di flussaggio, anche perché la testata è stata lavorata, quindi già correva in questo modo. E andrò a fare evidenziare due lavorazioni che non sono state corrette sulla testata. Quindi uno è un primo esperimento, nel senso che farò vedere modificando il condotto sulla testata, ora in fase di flussaggio, con la massima apertura della valvola. Andiamo a vedere dei miglioramenti che abbiamo riscontrato sulla testata proprio con questa modifica. Anche se, ripeto, nel 205 Rally, qualcuno di voi già che ci ha lavorato lo sa, all'imbocco della testata c'è un leggero gradino nel condotto, cioè, quindi fa un risalto nel condotto interno qui dopo l'imbocco, proprio che fa una restrizione del condotto. Anche io all'inizio qualcosa andavo un po' a smussare questo imbocco, c'è chi lo va a togliere completamente, però di per sé vado a fare vedere che non ho un riscontro per poterlo comprovare con un'altra testata, però vi farò vedere che modificando l'imbocco del collettore qui della testata con una piccola modifica va a cambiare la portata totale della testata, quindi nelle fasi poi più in alto dell'apertura della valvola va ad avere dei miglioramenti. Questo poi lo faccio vedere in fase di lettura dei dati. Però anche sulla testata Pro farò vedere anche il tipo di modifica da andare a fare sul condotto che non bisogna fare, anche perché ne andremo a vedere poi i miglioramenti o i peggioramenti che si vanno ad avere sul condotto della testata del Peugeot o anche delle altre testate. Farò un piccolo esempio stupido, banale, però per il momento andiamo a vedere questa modifica. Allora, io nell'accensione della macchina con la valvola già aperta farò vedere che andiamo a livellare l'altezza del liquido come riferimento di depressione. Una volta che lo andiamo a stabilizzare, vado a togliere all'imbocco della testata una plastichina che ho messo come andare a restringere la sezione del condotto, proprio perché voglio fare capire che appena noi andiamo a togliere questo materiale che io ho messo all'imbocco della testata va a peggiorare la testata, nel senso che va a flussare meno portata. Difatti c'è una differenza di quasi 8 cfm nelle alzate che va a lavorare questo tassello. Lo andiamo poi a vedere poi casomai in fase finale, quindi andiamo a seguire un po' l'andamento del video. Lo andiamo a stabilizzare. È salito il livello. E allora che cosa è successo? Che già avevamo un buon miglioramento sulla testata con questo tipo di tassello messo all'imbocco del collettore. Appena io sono andato a togliere, che cosa è successo? Che è diminuita la portata dell'aria proprio perché è salita la colonnina delle indicazioni, quindi per io riportarla di nuovo allo stesso livello di quella precedente dovevamo abbassare la portata dell'aria, quindi abbiamo un peggioramento a livello di riempimento del cilindro. Questo è soltanto dovuto a questo piccolo tassello che io ho messo all'imbocco della testata. Quindi a volte andare a fare delle modifiche come aumentare delle sezioni del condotto va un po' a peggiorare l'andamento
della portata finale, perché in questo modo questo piccolo tassello non faceva altro che indirizzare il flusso verso sopra del condotto e andare a girare attorno alla valvola per migliorare l'ingresso in testata, cioè dentro la camera di scoppio. Lo andiamo a vedere casomai appena io vado a togliere la testata dal banco. E questa è una modifica da non diciamo che va a peggiorare la testata, quindi andando a togliere quel gradino che c'è all'interno di per sé un po', va a peggiorare il riempimento della testata. Altra cosa da non fare è che in questa testata sono state lucidate tutte le pareti del condotto di aspirazione. Io posso capire sullo scarico, anche se io non lo vado a definire proprio, anche sia diciamo lo scarico, a lucidarlo completamente. Mi attengo a farlo con una tela leggermente, con una grana più fine. Ma in questo caso l'aspirazione, se andiamo a togliere quel piccolo ruido che abbiamo in fase di lavorazione, come io dico sempre, di lavorare a delle basse velocità con una grana più grossa, proprio la parte finale dove dobbiamo andare a creare quell'effetto parete che non fa altro che cosa? Far aderire il flusso sulla parete del condotto, perché ho visto proprio anche con l'attrezzo per andare a controllare il distacco della venatura del condotto, ci sono delle parti dove il flusso si va a staccare dalla parete, proprio perché vi faccio questo stupido esempio, non lo prendete come, diciamo, chissà che, un discorso da ingegnere, però quanti di voi si sono visti nello stesso percorso sull'asciutto e poi sul bagnato? Che cosa va a cambiare? Che appena arriviamo con l'autovettura ad una certa velocità sull'asciutto lo affrontiamo a una certa velocità. Se arriviamo con la stessa velocità sul bagnato, vediamo soltanto che la macchina che non ha più aderenza e quindi aumenta la traiettoria, che la allunga per 2-3 volte quello che sia il tempo di frenata. Che cosa succede allora nel condotto di aspirazione? È lo stesso comportamento. Quindi con la parte lucida, al di là che poi non andiamo a velocizzare il flusso, ma lo andiamo soltanto a creare quell'effetto che il flusso si stacca dalla parete, quindi non abbiamo più quell'effetto di mantenere il flusso aderente alle pareti del condotto, ma si va a staccare, quindi proprio nella curvatura il flusso tende ad andare dritto, si va a compattare nella curvatura superiore della testata e non fa altro che diminuire la sezione di passaggio del flusso. Quindi invece di aumentare con questa lavorazione andiamo a restringere la sezione di passaggio e quindi andiamo a togliere quel beneficio. L'altro beneficio che andiamo a togliere è che sulle pareti si viene a creare quella turbolenza che va a togliere, come dire, va a frantumare la lega la composizione di aria e benzina, quindi la nebulizza ancora di più e l'effetto in combustione risulta migliore. È un po' quello che si va a fare con le lavorazioni sulle pareti dei condotti, con le lavorazioni quelle con le fossette, che poi non sono soltanto delle fossette, ma ne ho viste diverse con dei disegni a rombo oppure triangolari, vanno a cambiare un po' il comportamento dentro il flusso, anche se a basse velocità, io come ho detto sempre, sul banco di flussaggio non si va a vedere nessun miglioramento, ma in fase come dire, di comportamento del flusso, proprio per questo tipo di comportamento di andare a rimescolare l'aria e la benzina, nebulizzare meglio e quindi si beneficia la combustione, succede soltanto a determinate velocità, quindi per un motore che gira, secondo il mio parere, sotto i 9000 giri non si hanno questi benefici. Poi qualcuno vi può smentire con dei dati a banco prova, ma per quello che ho visto io non mi hanno confermato questi dati, poi ognuno se li può tenere segreti per i fatti propri. Allora,
Andiamo a vedere un po' ora i comportamenti, anche se volevo provare un'altra geometria di valvola, proprio perché anche in questo motore sono stati fatti dei lavori e poi sulle valvole non sono state effettuate delle piccole lavorazioni che possono portare dei peggioramenti di riempimento. Quindi andrò a vedere di poter fare pure questa prova e andiamo a vedere poi le 3 prove in confronto. Al di là che poi, una volta smontata la testata, farò vedere il danno che è stato subito su questa testata, che lo andiamo a riparare poi dopo in lavorazione. E allora andiamo a vedere un po' i grafici di lettura sulla testata. Questo è il grafico di lettura della testata lucidata, quindi lavorata e lucidata nei condotti. Cosa andiamo a vedere? Che ho confrontato poi l'altro tipo di valvola, quindi un altro tipo di valvola di un'altra testata a parità di sezione, ma con una diversa angolazione interna diciamo, della valvola stessa. Quello che abbiamo visto è che sulle basse aperture va a migliorare fino ad 8 mm e quindi abbiamo un miglioramento come, diciamo, come profilo di stelo valvola. Quindi l'unico mio consiglio che posso dare è che di andare a montare una valvola con uno stelo leggermente più rastremato, quindi con una sezione più piccola, però mantenendo la stessa inclinazione della valvola originale. In questo caso poi vediamo che dopo 8 mm un po' si va a stabilizzare anche questo tipo di valvola, quindi anche l'inclinazione interna della valvola stessa va un po' a limitare il miglioramento. Però nelle parti, diciamo, delle basse aperture fino a una media di apertura va a migliorare, quindi c'è quel margine di miglioramento lavorando sulla valvola stessa, cioè cambiando il profilo. Se andiamo a togliere invece l'unico prova, quello della valvola, e lasciando la testata, quella originale, nel condotto lavorato, lo andiamo a confrontare adesso con la prova con il tassello che abbiamo inserito nella parte del condotto. Quindi andando a sovrapporre le due letture, vediamo che da 0 fino ad 8 mm abbiamo lo stesso comportamento, poi da 8 mm in poi con il tassello va a migliorare, proprio perché va a indirizzare il flusso leggermente migliore nella parte del condotto e va ad aumentare la portata. Quindi anche in questo caso, come dico, andare a lavorare sulla sezione del condotto della testata, a mio parere c'è da vedere facendo un confronto con una testata originale, andando a lavorare soltanto nella parte di raccordatura della sezione del condotto, ma lasciando quel gradino che andiamo a trovare sulle testate originali. Quindi dovremmo fare un po' quel confronto per vedere se andiamo a ritrovare gli stessi valori che abbiamo trovato adesso con il tassello. Quindi se dobbiamo andare con un'alzata leggermente superiore, che quindi si andrà a fare con degli abbraccambi più spinti, quel miglioramento lo abbiamo con una sezione modificata del condotto, quindi lasciando quel gradino interno oppure creando quel tipo di tassello che ho fatto io, si va a migliorare un po' l'andamento del flusso. Perché se andiamo a vedere qui dal disegno, ipotizzando che ancora c'è qui la sezione del condotto, che cosa succede? Che con il tassello che abbiamo qui all'imbocco, in alcuni libri forse dell'elaborazione delle testate un po' lo fa vedere questa evidenza del flusso che lo andiamo un po' a trasportare verso la parte del cielo del condotto, quindi sulla parte alta. Mentre in alcune testate andiamo a lavorare questa parte qui dell'imbocco prima dell'entrata della camera. In questo caso, visto un po' anche l'andamento del condotto, con il flusso che tende ad andare verso sopra, non facciamo altro che lo andiamo a distribuire meglio qui nella parte poi dove va ad avere una sezione più verticale il flusso, e quindi si distribuisce meglio sulla camera.
E anche la sezione della valvola, vedete, se andiamo a confrontare questo disegno che io ho nel grafico del programma, se questa sezione interna della valvola va un po' ad avere un confronto anche con la camera, in questo caso della camera di scoppio, vediamo che il flusso si mantiene con una certa velocità. Se andiamo a cambiare troppo la parte interna della valvola e quindi non va a copiare bene anche la geometria della camera interna, andiamo ad avere un po' dei disturbi sul flusso di entrata, e quindi questo va a fare un po' di limitare l'entrata del flusso del condotto stesso. E quindi questa è un po' la modifica che andiamo a vedere su questo tipo di tassello che abbiamo messo sull'entrata del condotto, perché non fa altro che trasportare il flusso in entrata sulla parte superiore del condotto e si va a distribuire meglio in fase di entrata in camera, ma l'abbiamo soltanto a una certa velocità, come per dire quel piccolo esempio che io ho fatto con un asfalto bagnato, quindi va a perdere l'aderenza e il flusso si va a convogliare. In questo caso, come ripeto, nel condotto lucido che cosa succede? Il flusso tende ad avere una certa velocità, si va a compattare in questa sezione del condotto e va un po' ad ostacolare l'entrata, quindi va a diminuire l'entrata. Nello stesso tempo abbiamo meno aderenza qui nella parte della sezione del condotto, e quindi invece di avere un flusso maggiore qui in fase di entrata lo andiamo ad avere un po' di meno. Quindi questi sono degli accorgimenti che andiamo a vedere con la parte lucidata del condotto, che non si va a fare per questo motivo. Se andiamo a vedere questi due confronti a livello di differenza di portata, andiamo a vedere che attraverso il grafico qui di portata vediamo che fino a 8 mm andiamo un po' ad avere la stessa portata. Dopo 8 mm andiamo ad vedere che nella parte più dove va a guadagnare di più, che siamo a 11 mm di alzata, abbiamo 10 cfm di differenza di portata, quindi un po' di miglioramento lo andiamo ad avere proprio nelle parti di 9 mm, 10, 11, 12, quindi se arriviamo ad avere degli abbracambi con almeno 12 di alzata, che tranquillamente con questo tipo di testate si vanno a montare, i miglioramenti ci sono. Quindi passiamo da un livellamento che abbiamo a 8 mm con una differenza che varia da 8, 9 cfm, 10 cfm qui nelle altre aperture. Però ripeto, se andiamo pure a modificare la geometria della valvola, vediamo che possiamo avere anche degli incrementi in queste basse aperture, come ho fatto evidenziare nei miglioramenti che abbiamo ad avere su questo tipo di valvola modificata come sezione. Qui nel grafico ora qui si va a vedere di meno, però nelle portate c'è questa differenza, che abbiamo anche 4-5 cfm di differenza qui nelle basse aperture. D'accordo, adesso andiamo a vedere la differenza che andiamo ad avere sulla testata smontata. Quindi vi faccio notare prima quello che è successo sulla testata e poi quel discorso del tassello all'entrata. E allora andiamo a vedere un po' le valvole intanto. Questa è quella originale che va montata e questa è leggermente modificata, che è un altro tipo di testata, però che ha la stessa dimensione della testa, soltanto che ha leggermente qui lo stelo più lavorato e cambia leggermente questa inclinazione. Quindi andavo a dire che si potrebbe mantenere questo tipo di profilo di angolazione della valvola, ma con uno stelo più rastremato in questa parte e andando a togliere quel gradino che c'è qui sulla valvola originale, perché queste sono delle valvole originali, quindi c'è da vedere con quelle della competizione come si va a comportare questo tipo di profilo della valvola interna. Sul discorso della testata andiamo a vedere che vedete qui all'imbocco sulle testate originali qui abbiamo
un leggero gradino che va a diminuire la sezione di entrata del flusso, quindi è da valutare che come abbiamo visto, andando a mettere un tassello qui all'imbocco del condotto, non fa altro che andare ad avere più velocità qui intanto all'imbocco della testata, e lo va a trasportare sulla parte superiore. Vediamo se riesco con... no, non riesco a fare illuminare il condotto interno. Comunque va a distribuire il flusso sulla parte superiore del condotto della testata. Ma ora vi farò vedere un disegno, quindi lo andiamo ad analizzare meglio. Sul discorso della testata poi andiamo a vedere che abbiamo un problema di rottura qui sulla camera della testata. Che cosa è successo? Qui addirittura è uscito un anello della sede, quindi non abbiamo più un anello originale della sede, ma è uscito. Si è rotto ed è andata a danneggiare la parte interna della camera di scoppio. In questo caso qui verrà tutto risaldato. Andiamo a portare del materiale di saldatura qui all'interno anche della testata, dove va ad appoggiare l'anello della sede valvola. Questo dell'aspirazione addirittura verrà pure tolto, perché in questa parte si è andato un po' a deformare, e qui sulla candela andiamo un po' a ricostruire anche la saldatura per andare a ricostruire questa parte di camera. La sezione interna della candela andiamo a mettere un helicoil, proprio perché già è stato danneggiato pure l'interno della candela stessa. È una cosa da dovrebbe uno evitare di fare. Se vediamo che sulla parte interna, cioè del pistone, va a toccare sulla testata, o quindi vogliamo modificare un po' leggermente come dire, l'accensione della parte della candela, dobbiamo evitare di andare a fare questo tipo di lavorazione sulla testata, proprio perché vediamo che qui andiamo a scoprire proprio uno o due filetti della candela, che potrebbe creare autoaccensione della miscela in camera. Quindi se dobbiamo andare a togliere del materiale qui, lo andiamo a fare sul pistone, quindi evitare di fare questo tipo di lavorazione. Allora, ripeto, qui è stata una rottura, non so a che cosa è stato dovuto, possibilmente anche a un cedimento delle valvole stesse, visto che sono quelle originali, o per un surriscaldamento è uscito l'anello. Comunque qualcosa è successo per andare a danneggiare in questo modo. Il discorso della testata poi, ripeto, con la parte del tassello che andavamo a mettere all'imbocco, non faceva altro che andare a distribuire il flusso sulla parte che va sulla parte superiore dove c'è qui la parte di uscita dell'ossello della valvola, quindi della guida valvola. Il flusso arriva in questa parte e si va a distribuire meglio sull'entrata, ma abbiamo questo beneficio soltanto, come abbiamo visto dal grafico, soltanto a una certa velocità e con un'alzata maggiore. E allora poi qualcosa ancora da aggiungere che mi sono dimenticato di dire. Andiamo a vedere da questo disegno che mi sono ricreato un po' sull'andamento del condotto, e ho preso degli appunti. Andando a inserire la sonda proprio per determinare le velocità del flusso dentro il condotto, ho visto che sulla parte superiore non abbiamo velocità, o perlomeno il flusso è distaccato dalle pareti, proprio perché diciamo che qua dentro la camera del cilindro, e quindi avendo una parte, è il pistone che va a creare velocità qui di entrata del flusso, non fa altro che il flusso determinare una direzione di entrata. Quindi da questa parte superiore abbiamo poca velocità, quindi abbiamo una vena che si stacca dalle pareti, e quindi la maggiore, diciamo, flusso si va ad aderire qui sulla parte inferiore del condotto,
qui abbiamo il punto più veloce del flusso, e quindi superato di 1 millimetro questa parte di curvatura interna della testata abbiamo una caduta di velocità abbastanza, quindi, perché il flusso da questa parte non fa altro che avere un trasferimento da questa parte verso l'altra parte. Quindi poi qui abbiamo il secondo punto con una seconda velocità è leggermente inferiore a questa, proprio perché qui ancora il flusso è come dire, più ancora con la stessa direzione, maggiormente denso in questa parte. Poi da questa parte si va ad avere due parti che si distaccano, e quindi il flusso un po' di velocità lo va a perdere, e questo è soltanto il punto che abbiamo con la seconda velocità, leggermente inferiore a questo. Con il discorso di andare a fare una parte, di andare a mettere un tassello qui, che lo andiamo a ricreare, perché sulla parte originale non abbiamo altro che un condotto che abbiamo leggermente un gradino. Se qualcuno l'ha visto, all'imbocco qui c'è un gradino, quindi che cosa fa? Il flusso da questa parte passa leggermente sulla parte superiore, nella fase di discesa si distribuisce meglio, e quindi abbiamo un miglioramento determinato proprio verso le aperture superiori. Quindi questo è un po' il comportamento che abbiamo sulla Peugeot 205 RL 1300.